Ciao a tutti amici di Gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andremo a vedere quali saranno i movimenti lavorativi ed economici della prima parte del 2023. Questo video è un approfondimento della lettura generale che ho già pubblicato. Ci sono già anche l'approfondimento sulla crescita spirituale e sull'amore. Trovate come sempre tutto nelle playlist. Ho ripreso quindi le stesse energie, per cui abbiamo la torre come carta, diciamo, carta generale, e poi abbiamo un 6 di pentacoli, la carta dell'eremita, un 3 di bastoni al contrario, un 8 di bastoni al contrario e la carta del sole al contrario. Allora, con questo 6 di pentacoli diciamo che si parte da una situazione, direi in equilibrio, probabilmente o avete già un lavoro o anche se non doveste avere un lavoro non siete proprio con l'acqua alla gola, ecco, diciamo così. Perlomeno potrebbe esserci qualcuno vicino a voi che vi sta dando una mano, che vi sta aiutando. Però non lo sento per tanti, sento più, insomma, si parte da questa fase di equilibrio, da questa fase anche di abbondanza, perché il 6 di pentacoli è una carta di generosità, è una carta di qualcuno che ha in abbondanza e condivide con gli altri. Quello che vi dice però è di dare, ma dare il giusto. Finché uno è abbondante può permettersi di dare, ma nel caso foste scarichi, nel caso anche a livello economico non bastasse neanche per voi, questa carta vi invita a controllare le risorse che condividete con gli altri, che siano risorse economiche o anche di tempo. Se per esempio voi avete poco tempo e siete circondati da persone che continuano a chiedervi favori, imparate a gestire, a dare il giusto tempo agli altri e anche una parte di tempo a voi, insomma. Però diciamo che essendo un pentacolo lo vediamo come se fosse una questione di tipo materiale, ok? Quindi proprio riguarda l'economia e gli ingressi, che sento essere in equilibrio perlomeno all'inizio dell'anno. Non si parte da una situazione di deficit, per capirci meglio. La carta dell'eremita e il 3 di bastoni al contrario mi suggeriscono la vostra voglia, la vostra visione, la vostra volontà di fare qualche cosa di nuovo. Sento che molte persone potrebbero intraprendere un nuovo tipo di percorso, di progetto in modo solitario, perché comunque quando c'è l'eremita si parla sempre di qualche cosa che si è in grado di affrontare da soli. Quello che forse manca un pochettino con queste due carte al contrario è la comunicazione e per certi versi mi viene anche da dire il supporto degli amici, il supporto dell'ambiente che vi sta intorno, ma io credo che molte persone, perché guardate, quando c'è la torre, in molti casi fa riferimento proprio a, in realtà è la fase prima dell'eremita. L'eremita può far riferimento a quello che è la notte buia dell'anima, quindi a questo momento di forte isolamento e di forte solitudine ricercata, proprio per capire la propria verità. E può succedere o dopo una torre, quindi qualche tipo di evento che destabilizza e che vi porta a fare questa riflessione in solitaria, oppure può essere precedente la torre, cioè grazie a questo tipo di riflessione cambio quello che è stata la mia realtà, quelle che sono state le mie certezze, le mie sicurezze, le mie stabilità fino ad adesso. In qualche modo c'è un cambio. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi di spiegare meglio queste carte. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto, ok? Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Il 6 di pentacoli è giustamente spiegato da un 6 di pentacoli.
e da un 7 di coppe. Attenzione, come vi dicevo prima, ve lo ribadisco, non fatevi prendere dalle facili illusioni, dagli entusiasmi, da quelle che potrebbero essere le proiezioni, ehm, e quindi tendere a dare troppo di voi stessi in una determinata situazione, in un determinato gruppo di lavoro anche mi verrebbe da dire. Ho un po' la sensazione che qui qualcuno abbia le aspettative troppo alte, eh. Andiamo a vedere l'eremita. Tre di bastoni nuovamente, era già qui. Sì, ho fortemente, ragazzi, la sensazione che qualcuno diventerà autonomo nel 2020, sì, nel 2023. Qualcuno potrebbe anche intraprendere un lavoro inerente ai viaggi, inerente allo spostare. Mi parlano di marina, quindi per qualcuno potrebbe essere veramente un lavoro a contatto col mare, con la marina militare magari. Non lo so, è qualche cosa, ehm, sì, che riguarda più la vostra vocazione interna. Guardate, quando c'è l'eremita è una carta di forte introspezione, come vi dicevo, per qualcuno può rispecchiare la notte buia dell'anima, quindi essere in quella fase dove uno si chiede, ma io cosa ci faccio qui? Perché sono nato qui? Perché so fare tutte queste cose? O perché ho studiato? O perché ho passato tutte queste cose nella mia vita? A che scopo? Cosa serve? Ecco, quelle sono tutte le domande un po' di crisi esistenziale, tra virgolette, che porta a questo periodo della notte buia, ok? Ma qui è necessario, se vogliamo, o diciamo così che è un periodo positivo, proprio perché vi dà la possibilità di capire che cosa è vero per voi, qual è la vostra verità. Qui c'è un distacco da quello che è stata o sono state le vostre sicurezze fino ad adesso, ok? Wow, lo sento un periodo molto evolutivo anche. Andiamo a vedere il 3 di bastoni al contrario. Abbiamo l'imperatrice al contrario e un 7 di pentacoli al contrario. Mm. Ehm, in qualche modo, ragazzi, bisogna aspettare di terminare la fase di eremita per riuscire a vedere degli avanzamenti concreti nel tipo di progetto che volete voi. Se per caso doveste lavorare con dei figli, potrebbe essere necessario diventare una madre un po' rigida o un padre, dico una madre perché c'è l'imperatrice, però potrebbe anche fare riferimento a una figura maschile che ha un forte divino femminile sviluppato. Sta di fatto che qui c'è qualche cosa che non si espande. Il sole al contrario e l'imperatrice al contrario hanno un po' la stessa energia di non espansione. Se per qualcuno ci fosse qualche questione, ehm, cioè legata alla gravidanza e al lavoro, nel senso che magari qualcuno ha paura, nel fare questo passo perché ha paura di perdere il lavoro, oppure può anche essere che qualcuno abbia paura di mettersi in proprio perché se in un futuro ci dovesse essere la possibilità di una gravidanza o perché magari esistono già dei figli e avete paura di non sapere come gestirli, ehm, guardate anche qui, occhio alle proiezioni, perché con la carta dell'eremita avete tutte le conoscenze, le doti, le esperienze, conoscete i trucchi, avete la situazione nelle vostre mani, ma credo solo che non ne siate pienamente consapevoli, che non ne siate pienamente coscienti. Andiamo a vedere l'otto di bastoni al contrario, perché l'otto di bastoni, quando è al contrario, parla di una scarsa comunicazione. Abbiamo la carta della stella e un due di coppe. Può essere che ci sia una scarsa comunicazione con il partner lavorativo o la partner lavorativa, o se per voi è una questione veramente, come vi dicevo prima, legata al lavoro e alla gestione dei figli, io credo che qui dobbiate comunicare la vostra paura al partner perché ehm,
credo che molte persone sottovalutino il partner e la capacità di questa persona di prendersi cura dei figli nel caso voi dobbiate iniziare questa attività autonoma. Però alla fine comunicate, perché l'otto di bastoni serve, sì, appunto, per comunicare, per condividere. Normalmente è un acceleratore, è una carta che accelera le carte vicine, quindi. Però sento che con questa stella al contrario molte persone probabilmente hanno perso un po' le speranze in qualche tipo di collaborazione o di incontro. Può anche essere che manchi una sorta di comunicazione con una persona nello specifico e per qualcuno potrebbe essere un figlio. Soprattutto se avete un'azienda di tipo familiare o magari che ci siano delle incomprensioni anche. Andiamo a vedere solo al contrario. Regina di bastoni al contrario e eremita al contrario. Sì, sento che dovete staccarvi da una figura femminile. O se voi siete la figura femminile e magari siete coinvolti a livello lavorativo con dei figli, c'è bisogno di staccarsi, ehm, sia a livello pratico, economico, sia anche da un punto di vista appunto della crescita interiore, di quello che è la comunicazione. Mm, è come se cambiassero delle dinamiche. Ripeto, per molte persone sento che arriverà l'attività in proprio, quindi si deciderà di aprire questa. Per qualcuno si potrebbe trattare di un'attività legata ai bambini anche, eh. Andiamo a vedere mese per mese. Io intanto anche qui vi ricordo che il tempo è fluido, quindi se qualche cosa succede a febbraio nei tarocchi, può essere che magari a voi si manifesti verso marzo-aprile oppure per qualcuno magari anche a fine 2022. Ok, partiamo con un 3 di denari a gennaio e un 9 di spade a febbraio. 3 di denari è una carta di collaborazione, di progetti. Può essere questo nuovo progetto di cui parlavamo qui, questa indipendentizzazione da parte di qualcuno. Ehm, Normalmente è una carta che mi parla di bassa autostima, eh. Qui sento un po' questa cosa con la stella al contrario. Però mi raccomando, attitudine positiva. Quando c'è un pensiero negativo che arriva e vi dice, è l'ego quello. E ricordo che la torre è collegata al proprio ego. L'ego è quello a cui non piace cambiare, quindi cominciate a sentire quella vocina che dice: e se poi va male? E se poi fallisco? E chi se ne frega se fallisco? Mi alzo e ricomincio da capo. Ho letto una frase una volta, credo su Facebook, ora non mi ricordo le parole esatte, ma mi è piaciuta molto, rendeva molto bene l'idea. La differenza tra un fallito e una persona di successo è che la persona di successo va avanti fallimento dopo fallimento fino a quando non incontra la strada giusta, mentre il fallito ad un certo punto si arrende. Quindi il percorso è lo stesso, è la quantità di cocciutaggine che è diversa, diciamo così. E io sono sicura che quando qualcuno vuole veramente qualche cosa nella propria vita e si fa di tutto, sia a livello pratico con azioni concrete, sia a livello energetico con lavori di manifestazione, mandando luce bianca, e quando si inizia a essere coerenti, cioè si pensa una cosa, si comunica e quello in linea con quello che si pensa e poi si agisce ancora di più in linea con quello che si pensa, si crea un allineamento interno. Quando si è allineati, ragazzi, le cose iniziano ad arrivare. Sento che è quello un po' il movimento. Il 9 di spade è una bella carta perché parla del ricordo del dolore. Quindi, secondo me, siete già usciti da quella fase di preoccupazione, ma molte persone con la mente sono ancora nel passato. Quindi anche lì attenzione a non farvi un po' risucchiare da questo loop negativo, diciamo così. Allora, andiamo poi avanti con un 7 di spade. 7 di spade è una carta di proiezione, avevamo il 7 anche qui.
a marzo. Potrebbe anche essere che qualcuno, diciamo, non ve la racconti giusta. C'è anche la torre, 7 di spade, fate attenzione a marzo. Re di coppe, la carta dell'appeso, l'eremita al contrario e la morte al contrario. Quindi a aprile abbiamo questo re di coppe. Il re di coppe normalmente fa riferimento a una persona matura. Può essere un nuovo collaboratore se state iniziando questo progetto, questo nuovo progetto, un nuovo cliente, un nuovo fornitore, insomma, collaboratore non vuol dire socio, non necessariamente, perché comunque l'eremita io vi sento veramente da soli, cioè voi per la vostra strada. Scusa, il re di coppe fa anche riferimento a una figura genitoriale. Qui avevamo l'imperatrice, qua avevamo un re di bastoni, potrebbero essere la stessa energia. Andiamo poi dopo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. A maggio abbiamo l'appeso e qui arriva la fase eremita, quindi secondo me c'è una sorta di, come vi posso dire? Qualcosa inizia, ma non prende ancora corpo, direi fino a maggio-giugno, perché è qui che vi prendete il momento di trasformare le energie, di trasformare il modo in cui avete visto le cose fino a questo momento. Queste due carte sono due carte fortemente pensative, riguardano la testa, riguardano le trappole mentali. Questa in particolar modo è una carta che parla di preoccupazioni, di ansie, ma legate al passato. Credo che qualcuno qui abbia paura di ritrovarsi in determinate situazioni e qui inizia la fase di trasformazione. Maggio-giugno. E c'è anche la morte parla di lasciarsi indietro qualche cosa che non serve più, che possono essere attitudini, possono essere collaboratori, ragazzi. Avete anche la torre, può essere che qualche tipo di dinamica di patto, contratto, che venga un attimino rivisto e per qualcuno che si rompa qualche tipo di contratto proprio per iniziare un percorso proprio, qualche cosa che sia in linea con la vostra anima. Ok, andiamo a vedere carta per carta. Che cosa riesco a dirvi di più? Asso di pentacoli al contrario per il 3 di denari e cavaliere di coppe al contrario. Sì, in effetti, come vi dicevo, è come la sensazione, un abbozzo di progetto. Sento che a qualcuno hanno consegnato i prospetti proprio da visionare, da visualizzare. C'è qualche documento che si sta magari controllando, che si sta appunto verificando per poter iniziare questo progetto, però avendo queste due carte al contrario è più una presa visione verso gennaio. Diciamo che anche magari il tipo di proposta che voi vorreste non arriva. Andiamo a vedere il 9 di spade, andiamo a vedere a febbraio. A febbraio abbiamo un'altra volta la carta dell'appeso e l'8 di bastoni che avevamo già qui. È un po' come se vi dicessero di non comunicare. Sento molto questa cosa, ragazzi. Se avete paure, se avete timori, non comunicateli a nessuno, teneteli per voi. Restate in osservazione. Io credo che qui qualcuno abbia bisogno di imparare a fidarsi di qualcun altro, magari di questo collaboratore. Quindi per adesso acqua in bocca, aprite gli occhi, aprite le orecchie, osservate, cercate di capire le dinamiche. Cioè, credo che sia sano comunicare determinate paure sulla situazione in sé, ma se avete dei dubbi o delle remore sulla persona, su una persona in particolare, potreste comunicare il fatto che siete in osservazione, quindi avete bisogno di un periodo, però senza necessariamente dire il perché. Perché vi serve questo periodo? Andiamo a vedere 7 di spade a marzo. 9 di pentacoli, non male. Wow! 9 di pentacoli, 9 di spade un'altra volta, la carta degli amanti e un 3 di coppe al contrario. Anche qui per qualcuno si potrebbero mischiare sia la questione lavorativa che la questione romantica.
Potrebbe essere un progetto di famiglia, o potrebbe essere un progetto di coppia. Qui abbiamo la carta degli amanti, ok? Se così non fosse, quello che sento... ehm, allora, il 9 di Pentacoli è una bellissima carta, è una carta che parla di appagamento, che parla di qualcuno che si sta godendo fondamentalmente le proprie risorse, ok? C'è la carta degli amanti, è una carta di abbondanza, una carta di equilibrio, una carta di armonia, è una carta di scambio equilibrato, ok? Però è come se foste in un progetto a tre, ho la sensazione che in questo progetto potrebbero partecipare 3 persone e che alla fine vi troverete in 2. Andiamo avanti, vediamo il re di coppe. Regina di coppe e 5 di pentacoli. Datemi ancora una carta. Asso di coppe. Ragazzi, guardate, io credo che nel momento in cui questa terza persona si tolga dalla situazione, potrebbe nascere anche qualche cosa con il vostro partner lavorativo, eh. A meno che non sia già vostro marito o vostra moglie, perché qui abbiamo re e regina di coppe. Mm? C'è questo 5 di pentacoli che non mi piace molto, perché fa sempre riferimento a una perdita e normalmente di tipo economico, ragazzi, quindi occhio. Però abbiamo anche questo asso di coppe. Io suppongo che, diciamo, dalla primavera in avanti ci sia questo nuovo inizio di cui parla l'asso di coppe. Ripeto, può essere un inizio da un punto di vista emotivo, quindi magari sul posto di lavoro potrebbe nascere una relazione, oppure potrebbe essere un nuovo progetto sul quale però c'è da investire in modo oculato, perché sarà un grosso investimento, secondo me. Andiamo a vedere l'appeso, perché può essere che sia per quello che c'è l'appeso poi a maggio. Una sorta di... infatti, vedete, il 2 di spade al contrario mi dice che state valutando. Probabilmente l'investimento da fare è importante e quindi state valutando bene come muovervi. Andiamo a vedere l'eremita al contrario. La regina di bastoni. 3 di pentacoli al contrario e asso di bastoni. Qua ho come la sensazione che abbiate bisogno di staccarvi, abbiate bisogno di questa fase eremita, perché c'è una persona nello specifico e potrebbe essere l'imperatrice, qui c'era una regina di bastoni, qui si ripete la regina di bastoni, che vi blocca. Che sia magari la moglie, che sia una madre, che sia una sorella. Sento che avete bisogno di lasciare indietro questa energia. Staccatevi dal tipo di aspettativa che potrebbe avere questa persona. Perché in realtà non la sento una persona molto collaborativa. Cioè, può essere che sia la terza persona che tendenzialmente potreste lasciare indietro durante questa fase di pulizia, mi viene da dire. Nel caso aveste un impiego e non aveste nessun tipo di progetto nuovo, in realtà le cose a livello economico non sento che cambieranno molto, ragazzi. Potrebbe esserci qualche spesa imprevista con i 5 di pentacoli, ma è anche vero che c'è un 9 di pentacoli che parla di abbondanza economica, quindi ripeto, non sento grossi movimenti, però sì, sento un po' di rumorio intorno a voi nell'ambiente lavorativo. Quindi se per caso ci fosse questo nuovo inizio anche a livello romantico, ecco, occhio un po' a come vi muovete per non suscitare troppi pettegolezzi. Voglio ancora una carta della morte prima di per la morte, prima di estrarre l'oracolo finale. 8 di pentacoli e 5 di bastoni. Cambierà una quotidianità. Sì, secondo me, ragazzi,
Guardate, se siete dipendenti e avete questo ambiente un po' così, un po' di pettegolezzi, un po' pollaio, diciamo, che magari non vi piace tanto, sento che molte persone cambieranno, perdonatemi la battuta del pollaio, io lo dico sempre in senso carino, in senso per ridere, ecco. Però sì, sento che qualcuno si stuferà e deciderà di dire basta, cambio, faccio qualche cosa per me, faccio qualche cosa dove mi sento più appagato, qualche cosa che è più in linea con la mia vocazione dell'anima. Andiamo avanti, vediamo un ultimo messaggio da parte degli oracoli. Wow, fiamma blu. Connettiti, collegati con la fiamma blu, che è la luce dell'amore puro dentro di te. Si dice che l'anima abbia un colore blu acceso, come quello del mio tappetino, un blu molto molto acceso. Quindi anche lì è un po' il richiamo ad andare dentro, a riallinearvi corpo, mente e spirito. Amici dei gemelli, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi serva insomma ad indirizzarvi un attimino nei movimenti dell'inizio del 2023. Se sì, potete mettere like, potete scrivermi nei commenti come vi risuona, fatemi sapere. Se volete supportare il canale potete condividere, potete fare una donazione, potete anche fermarvi fino alla fine del video e non saltare la pubblicità, anche questo è un modo di supportarmi. Tutto è importante per me. Io vi auguro un inizio 2023 splendido, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!